Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di un inchiostro che mi piace davvero tanto, il Platinum Lavander Black. Però bisogna subito specificare che si tratta di un inchiostro ferrogallico. Allora, andiamo con ordine. Innanzitutto, giusto per ricordare questo brand molto importante che produce comunque diverse varietà di inchiostri, perché ci sono quelli classici, per così dire, che sono il classico nero, blu e rosso, e poi il famoso Carbon Ink, quello ai pigmenti di carbone. Produce anche una linea di inchiostri miscelabili, mixable ink, e poi gli inchiostri, quelli che definisce classici, ma che poi proprio tanto classici non sono, in quanto sono 6 colorazioni molto varie, molto anche gradevoli. A me piacciono molto ed ho avuto anche la fortuna di provarli un po' tutti quanti. E spaziano, però sono ferrogallici, quindi ferrogallici formulati per la penna stilografica, però comunque inchiostri di quella categoria lì. Inchiostri che, per esempio, c'è il Lavander Black, ma anche il Forest Black che mi piace molto, e anche il Sepia. Sì, anche quella è una bella tinta. Si portano dietro però qualche piccola problematica legata al fatto che la formulazione è un po' particolare. E allora vediamo, cominciando con ordine. L'ho provato con un pennino ad intinzione, giusto per capire come si trova, e il colore è veramente notevole, nel senso che forse non è proprio il color lavanda che ci si aspetta, ma fate attenzione in tutto il corso del video come tra passati 20 secondi, 25 secondi, scurisce e cambia colore rispetto a quello che viene messo giù fresco sulla carta. Ovviamente poi si stabilizza come qualsiasi inchiostro ferrogallico, un po' quella è la prerogativa, cioè quella di ossidarsi, quindi di scurirsi. Vedete come è già diverso. Nel momento in cui vado a metterlo giù sembra con una componente magenta bella viva, quasi nel video si vede addirittura un rosa fucsia abbastanza presente, poi invece diventa questo rosso scuro, questo Lavander Black, davvero notevole. Ho avuto la possibilità, grazie ad una mia cara amica, di provarlo su questa penna straordinaria che è la Aurora Carlo Goldoni, un'edizione speciale. Ve l'ho già presentata in un video, insomma andate a vederla se siete degli appassionati di queste edizioni così particolari. Per i 200 anni del grande commediografo, una bella penna, assolutamente una bella penna. L'ho provata su Rhodia, e su carta Rhodia si enfatizzano un pochettino le caratteristiche dell'inchiostro, quindi la gamma dinamica, però poi il risultato è sempre lo stesso, e cioè una volta che viene messo giù scurisce e secondo il mio punto di vista, diventa ancora più gradevole. Il calamaio è quello da 60 ml, è abbastanza noto in casa Platinum, e il prezzo oscilla dai 25 ai 26, 27 euro a seconda di dove andiamo a comprarlo, quindi tutto sommato lo pone nella metà classifica, quella un pochettino degli inchiostri un po' più costosi, però è anche vero che il risultato c'è. È un risultato tra l'altro che io non ho provato, dico la verità, però Platinum lo dà come resistente all'acqua, quindi anche idoneo all'archiviabilità, alla conservazione a lungo termine, per tutte le cose che abbiamo detto, sia per come si fissa la fibra, che è caratteristica di tutti gli inchiostri ferrogallici. Veniamo però al rovescio della medaglia, perché da una parte abbiamo un inchiostro molto valido, l'ho provato un po' su tutte le carte, come state osservando anche su un blocco comune, e complice il pennino Aurora, che è un pennino a 18 carati veramente notevole. È anche vero che la qualità del segno che viene messo sulla carta è davvero piacevole, perché è molto vario, sembra un inchiostro ad osservarlo quasi oleoso per il comportamento, per questa variazione continua di saturazione dovuta al flusso. In realtà non è così, è un inchiostro anzi che tenderebbe a smagrire il tratto. Però su alcuni pennini
similmente ad altri inchiostri Platinum ferrogalici, su alcuni pennini dà dei veri e propri problemi di flusso, cioè come se l'inchiostro non arrivasse in continuazione e in maniera regolare al pennino, quindi qualche difficoltà nella partenza. Non parlo di false partenze, salti di tratto, proprio difficoltà ad avviarsi, perché l'essiccazione è abbastanza presente, essendo un inchiostro che ha una base acquosa rilevante. E su alcuni pennini, specie quelli flessibili, ho notato che fatica un po'. Ad esempio, ero gasatissimo di volerlo provare sulla Montblanc 149 Calligraphy, perché era un abbinamento alla bellezza, alle qualità, alle doti del pennino che mi pregustavo. Però non è andata così bene, insomma un po' di difficoltà, un po' di binari, un po' di ritrosia da parte del pennino, cose che avevo già riscontrato anche con il Sepia Black, sempre della stessa linea di Platinum, quindi tenetelo presente. L'ho provato come sempre anche sulla carta avoriata ed anche qui mette in luce le qualità di questa tinta che a me piace, anche se sono rimasto un po' con l'amaro in bocca, perché ero pronto per acquistarlo a mia volta, visto che me l'ha fatto provare questa cara amica, però vi confesso che poi alla lunga, provato su altri pennini, non mi ha dato gli stessi risultati. Questo mi ha messo nuovamente in guardia, dopo tanti decenni se non bastasse, sugli abbinamenti tra pennino, alimentatore e inchiostro, in quanto sull'Aurora Goldoni vi assicuro che è stato un gioiello. Ho cominciato a caricarlo lì, quindi lì c'è stato un po' il battesimo di questo inchiostro. Sui pennini ad intenzione nessun tipo di problema. Qui nemmeno, invece poi andandola a provare su pennini più secchi, su pennini più appuntiti, quindi meno lavorati, su pennini anche meno pregevoli di quelli Aurora, ma anche altrettanto pregevoli come Montblanc, è emersa qualche titubanza, qualche cosa che insomma alla fin fine desisto dal comprare l'ennesimo inchiostro, visto che ne ho davvero tanti. Quindi attenzione in generale a che cosa, quando utilizziamo inchiostri un po' particolari come i ferrogalici Platinum, che il pennino chiuda bene, il cappuccio chiuda bene il pennino, non arrivi aria ad essiccare l'inchiostro e che comunque la penna abbia un flusso di suo abbastanza generoso, ecco, perché questo aiuta a farlo scorrere. Su pennini più secchi ho faticato ad ottenere i risultati sperati. Grazie a tutti amici, grazie a Stefania e Roberto che mi hanno prestato questa meravigliosa penna, e a voi tutti un appuntamento ai prossimi video.